Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi vedremo una tattica, non è niente di nuovo perché abbiamo già visto sul TH11 sia come utilizzarla che l'esercito, ma vi aggiorno semplicemente l'esercito e rispiego da capo le basi di questa tattica. Buona visione a tutti. Ecco qui il nostro villaggio da attaccare. Ho preso direttamente il villaggio senza spiegare niente all'inizio perché vi farò vedere l'esercito completo direttamente dalla sfida. Vediamo l'esercito. Ecco qui. Abbiamo la tattica che vi parlavo è hybrid, come potete vedere. E abbiamo anche qui gli stessi incantesimi e gli stessi rinforzi che abbiamo utilizzato sul TH11, ma ho cambiato un po' l'esercito perché giustamente sono più truppe, si possono contenere più truppe sul TH12, quindi ho sistemato un po' l'esercito. Abbiamo 5 angeli che andremo a posizionare dietro la regina, che faremo entrare aiutandoci con 2 spaccamuro, con il cucciolo di drago e i 5 stregoni e il re. Il re non lo faremo entrare insieme alla regina, anzi state molto attenti a non far girare i guaritori, a non far passare anzi i guaritori dalla regina al re. Se li mettete per esempio un po' troppo vicini, a volte succede questa cosa, che appunto questi guaritori si spostano e vanno sul re. In quel caso mettetevi l'anima in pace che avete filato l'intero attacco. A meno che non vi muore il re, però nel frattempo vi può morire o la regina o i guaritori. Quindi state molto attenti in questa prima parte. Poi noi dobbiamo prenderci in considerazione un obiettivo. O mandiamo la regina contro l'aquila, oppure la mandiamo contro il municipio. Normalmente con questa tattica sul TH12 in poi si va contro il municipio, quindi si cerca di mandare la regina sul municipio e non sull'aquila. Io invece dipende da che tipo di villaggio trovo davanti. A volte lo mando sull'aquila e a volte sul municipio. Quando lo mando sull'aquila, il municipio mi potrebbe distruggere tutte le mie truppe. Quindi io cerco di studiarmi bene la parte iniziale dove vado a pulire con la regina per tenermi il più possibile l'abilità del sorvegliante in modo tale da coprire le mie truppe all'interno del municipio, diciamo, quindi quando il municipio va ad esplodere. Passiamo direttamente a guardarci un attimo il villaggio. Io quasi quasi partirei dal lato ovest. Dal lato ovest perché abbiamo la regina avversaria, poi abbiamo ad un certo punto, se la nostra regina girerà bene, si andrà a stanare le truppe del castello avversario. Quindi, siccome che con questa tattica non possiamo non stanare le truppe, perché altrimenti ci lessa tutto l'esercito nostro, quindi dobbiamo per forza stanare il castello. Poi andrò a piazzare su questa miniera, più o meno lì, il cucciolo di drago. Questo perché se lo piazzo sotto il cucciolo di drago e magari si avvicina verso l'interno, verso il municipio, diciamo, c'è questa difesa aerea. Se invece metto questo cucciolo di drago in quest'altra miniera, la difesa aerea lo può prendere, ma quando si avvicina un po' di più. Qua sotto andrò invece a mettere il re, più o meno in quest'altra miniera qua. Poi il re e il cucciolo li aiuterò con un mago, quindi metterò qui il cucciolo e qui un mago. Qui metterò il re e qui un altro mago. Questo per fare in modo che la regina non va a girare troppo, quindi bene o male deve per forza entrare verso quel quadrato lì dove c'è il nostro municipio. Poi si deve impegnare, la regina per carità certe volte si impegna pur di girare a modo suo, però
noi anche ci mettiamo il più possibile di impegno per non farla girare. Poi abbiamo la caserma volante. La caserma volante normalmente va messa nello stesso lato dove andremo a sistemare il re. Quindi io in questo caso la caserma volante la metterò più o meno qui. Questo nel momento in cui quel cannone che si trova davanti a quell'accampamento, quindi questo qua, quel cannone verrà tirato giù. Se il cannone rimane in piedi, anche se dubito, ma se il cannone rimane in piedi, allora io cambio tattica al momento e metterò la caserma volante in questo angolo, proprio all'angoletto di questa parte qui più o meno. Prima di partire con l'attacco vi vorrei dare una dritta, ovvero vi consiglierei di mettere questi domatori e i minatori tutti nello stesso punto, perché se voi mettete ad esempio li piazzate aperti un po' tipo a ventaglio, quindi un po' a casaccio diciamo, questi minatori e domatori si potrebbero dividere. Se si dividono siete fregati, perché non solo non riuscirete a coprirli con le cure, ma ognuno va appunto a morire su zone diverse, quindi non ci potete fare proprio niente. Quindi cercate di farli andare tutti nella stessa direzione per fare in modo che potete coprire questi domatori e questi minatori insieme. Anche quando attivate l'abilità del sorvegliante, per esempio, se voi avete minatori e domatori tutti insieme, vedrete che il sorvegliante appunto andrà a coprire tutti e due contemporaneamente. Detto questo, io direi di partire, che sarebbe ora. Buona visione a tutti. Ok, ci siamo. Partiamo. Mongolfiera sempre per coprire i nostri angeli. Il super spaccamuro prima possibile. Super spaccamuro non vi ho detto che perché ho portato il super spaccamuro. Purtroppo con lo spaccamuro normale non funziona questa tattica, a meno che non attaccate villaggi tipo questo, dove c'è soltanto una fila di muro da spaccare, perché appunto vedete che lo spaccamuro, anche se viene magari colpito, però esplode lo stesso se si trova nelle vicinanze del muro. Invece lo spaccamuro normale non muore purtroppo, cioè non muore, muore purtroppo, volevo dire, muore troppo presto, quindi non vi aiuta a spaccare bene quel muro. Attenzione qua in questa parte cattivissima. Oh, per pochissimo. State attentissimi quando c'è l'inferno singola. In questo caso avevamo inferno singola, volanò e super sgherri, proprio perfetto tutto insieme, avevamo tutto bel mix. La caserma l'ho messa troppo tardi sinceramente, però ero concentrata talmente tanto a seguire la regina che mi sono persa. Vediamo magari di fare in tempo lo stesso. Direi quasi quasi di aiutarci tra un po', di mettere qualche minatore, tanto per aiutare un po' i domatori e far fare meno strade ai domatori. Ah, quella volando proprio lì, non me l'aspettavo. Forza, forza. Guardate che bellezza. Dovete semplicemente seguire. Vi basta seguire i domatori, visto che le talpe io me le perdo. I minatori io me li perdo. Che talpe, vabbè, a modo mio l'ho detto. Vi basta seguire i domatori e avete finito. La regina di là si sta pulendo un bel po' di villaggio. Cioè avete finito. Non è che sia così facile come tattica comunque.
ci vuole un pochino. Più che altro ci vuole per la gestione della regina. Se qualcuno magari non l'ha mai fatto, ve lo sconsiglio di utilizzarlo sulla prima guerra magari, ma dovete un pochino prenderci la mano prima, perché sembra facile, ma non è facilissimo, soprattutto per appunto gestirsi la regina. A questo punto io vi lascio altri due attacchi come al solito, quindi ci rivediamo a fine video per i saluti. A dopo, buona visione.
Rieccoci qui ragazzuoli, abbiamo visto tutti e tre gli attacchi. Fate sapere se vi sono piaciuti, fate sapere soprattutto se volete guardare altri eserciti. Per ora dobbiamo salutarci, quindi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!